Ciao ragazzi, benvenuti a Ghana for Good, il mio canale di YouTube. Mi chiamo Marco Casano, vivo qua in Ghana da 10 anni. Ho aperto questo canale perché vorrei rispondere a tutta una serie di domande che nell'arco di questi anni mi sono sempre state poste su come si vive in Ghana, come si fanno certe cose. Siccome molte cose le ho fatte, le ho passate con la mia pelle, con l'esperienza, un po' l'ho studiate e vorrei parlarne con voi e condividerle con voi. Primo argomento di cui parleremo, che sarà in questa puntata di oggi e in qualche altra puntata successiva perché è abbastanza lungo, riguarda la terra in Ghana e come se si può acquistare la terra in Ghana. Prima di tutto, tante volte mi è stato chiesto se uno straniero può comprare la terra in Ghana. Sì, uno straniero può comprare la terra e ora spiegheremo anche come e i tipi di terra che può acquistare. In Ghana, prima di tutto parliamo di che cosa vuol dire, diciamo, cosa vuol dire comprare la terra in Ghana. In Ghana esistono due modi, due possibilità di interesse su un immobile, sul terreno o su un immobile, su una casa, principalmente su un terreno, che sono il freehold e il leasehold. Il freehold significa, è più vicino al concetto che abbiamo noi in Italia di acquisto di una terra, quindi un acquisto che rimane eterno per sempre. Quindi io compro un immobile, un pezzo di terra ed è mio per sempre. Questo tipo di acquisto in Ghana non è quello più comune, devo dire. Le terre in freehold sono poco comuni e quelle che ci sono già state prese quasi tutte. Quasi tutte. Questo tipo di acquisto poi non può essere fatto da uno straniero, quindi uno straniero, un non ghanese, non può acquistare la terra in freehold, quindi in eterno. L'altra modalità che abbiamo si chiama leasehold, quindi è un affitto, proprio un lease, un affitto a lunghissimo termine. Solitamente quando comincia viene fatto per 99 anni. Questo se si fa tra cittadini ghanesi, mentre di 50 anni se si parla di stranieri. Anche se c'è da dire che ci sono vari tipi di terra e per alcuni tipi di terra anche i cittadini stranieri, secondo la legge ghanese, potrebbero ottenere un leasehold anche superiore a 50 anni, fino a 99 anni. Che differenza c'è tra le due? È ovvia, un leasehold ha una durata limitata, quindi che può essere al massimo di 99 anni. Terminati qua, solitamente cosa succede? Succede che il tenant, cioè la persona che ha affittato a lungo termine, può richiedere l'estensione dell'affitto. Perché? Perché se non fa questo, ovviamente la terra e tutti gli immobili che sono sulla terra o qualunque cosa che sta sulla terra ritorneranno ovviamente al precedente proprietario. Ehm, Alle volte anche chi ha una terra a lungo affitto a lungo termine, quindi di 99 anni, per esempio, dopo 20 anni potrebbe pensare di levarsela, di venderla o non ne ha più necessità. Quindi in quel caso c'è due opzioni. La prima è che solitamente prima bisogna andare dal proprietario della terra da cui si è affittato e dare come prima opzione a lui la possibilità di riprendersi la terra, oppure posso venderla a qualcun altro, posso cedere la restante parte del mio lease a qualcun altro. Quindi chi entrerà con un affitto che sarà di 70 anni o di 60 anni o di 50 anni, di 20 anni. Ovviamente più basso sono questa durata, ovviamente minore sarà il valore del mobile o del terreno per affittare quel terreno. All'inizio abbiamo detto che esistono diversi tipi di terre in Ghana, esatto. In particolare esistono 5 tipi di terre in Ghana. Il primo è la government land, quindi la terra dello Stato, la vested land, che è la terra acquisita, comunque di proprietà dello Stato, ma diciamo poiché proviene da degli antichi possedimenti delle tribù,
le quali sono rimaste in qualche modo nel titolo di poter amministrare queste terre. Quindi anche se la terra è di proprietà dello Stato, l'amministrazione della stessa viene fatta dalle comunità. Questi due tipi di terra possono essere acquistati, ma non da stranieri, solamente da cittadini ghanesi, attraverso un processo nel cui bisogna fare tutta una serie di richieste appunto per acquistare della terra statale. Allora, un altro tipo di terra che esiste è quella che è definita Stool Land. La Stool Land è una terra che non appartiene a un singolo individuo, ma appartiene a una famiglia, che potremmo paragonarla nel nostro immaginario alla famiglia nobiliare, possiamo dire a un principe, a una cosa del genere, a un re che possiede delle proprietà, che però vengono poi cedute a delle altre persone. Quindi anche questo tipo di land può essere acquistata, ma solo ed esclusivamente attraverso l'approvazione di chi detiene lo studio, quindi di questa famiglia, diciamo, chiamiamola reale, o comunque questa famiglia del re. Non posso acquistare semplicemente con un accordo con le parti da cui lo sto acquistando, ma devo ottenere l'approvazione della famiglia, la vera proprietaria della terra. Non solo, anche ogni tipo di attività che io in futuro andrò a fare su quel terreno, quindi costruire, ottenere dei permessi e tutto, può essere fatto solo previo approvazione del CIF, in questo caso dello studio. Simile alla Stool Land è la Family Land. In questo caso la terra appartiene a una famiglia o a un clan. Quindi anche in questo caso non è una terra appartenuta da un singolo individuo, ma appartenuta a una famiglia. Anche in questo caso si può trasferire, ma sempre e solo tramite approvazione della famiglia. L'ultimo tipo di terra che esiste qui in Ghana è la Private Land. Private Land, che bisogna dire innanzitutto che prevalentemente si trova solo nella parte della Volta Region e in alcune parti della regione della Greater Accra, non nel resto del Ghana. Nel resto del Ghana ci saranno solamente Stool Land, Family Land oppure land dello Stato. La terra è proprietà del privato cittadino, che in questo caso può tranquillamente vendere ad altri privati o fare un lease ad altri privati. Quindi questa è quella più semplice da approcciare, però più difficile da trovare. Di solito è anche molto più costosa delle altre. Grazie per avermi seguito in questa puntata. Nelle prossime puntate parleremo dei preliminari che servono per l'acquisto da fare, per le verifiche da fare per acquistare un terreno. Parleremo di tutti i passaggi e tutti i documenti che bisogna richiedere per evitare quindi di incappare in una di quelle che delle truffe che tra le più famose qua in Ghana, che è proprio quella della terra. Se avete qualche domanda, scrivetela qua sui commenti, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, ci vediamo nelle prossime puntate. Grazie a tutti.